sembra male. Buongiorno, buongiorno. Oggi stiamo facendo il primo caffè con il caffè macinato. Con questa macchinetta. Sono io che faccio da capo. Alla cremina. Alla cremina. Di solito sapete che il caffè macinato a volte non gli fa la cremina. Cioè se ti abitui sì. con altre cose, tipo vabbè, male perché le capsule non sono il miglior caffè che esista, lo sappiamo, però Sono comode. sono pratiche, non ti sporchi di caffè niente. Però qui in Colombia si faticano a trovare, ragazzi, sono carissime. Il caffè macinato è già caro comunque. Cioè, una cosa folle delle contraddizioni colombiane. Sì. Che cosa fanno? Siccome Colombia è uno tra i maggiori produttori di caffè nel mondo, no? Questo è il primo o il secondo. No, è tipo il terzo. Ah, perché il Dopo secondo è il c'è- Vietnam. Secondo è il Vietnam, il primo è il Brasile. Brasile. Poi c'è Colombia e poi c'è un paese dell'Africa. Mhm. E quindi che fanno? Esportano tutto e le rimanenze rimangono nel mercato colombiano. Cioè, ma vi Sì. pare che lasciano lo schifo ai colombiani? E non Sì. solo. Ah, ma non ci serve nulla. Vendono verdure. Praticamente c'è il tipo che vende le Esatto. verdure per strada e quindi è comodissimo perché ovunque tu ti trovi lui viene e tu compri se hai bisogno. Chiusa questa piccola Chiusa parentesi, è come il salmone che costa di più in In Scozia Norvegia, o in e fa Norvegia schifo. che in Italia. È la stessa cosa. Ci raccontava una signora che il caffè ultimamente stava a 18.000 pesos. 18.000 La pesos libra sono- 500 grammi. Non l'ha comprato perché ne aveva. Ha detto lo compro la prossima settimana. La settimana successiva e stava a 28.000. Che sono 5,50 €5,50. Che magari sembra poco, ma è 500 tanto. euro di caffè macinato. Cioè 100 grammi. 500 grammi di caffè È tanto, ma in diretta facciamo l'assaggio. È diverso perché innanzitutto noi siamo abituati a bere robusta e Vabbè. invece qua si beve arabica molto che meno tostato, che però è più amaro. di Quindi qualità. Ti piacerà. Meno tostato e amaro. Cioè Victor beve caffè quando è proprio stanco e si deve svegliare, ma lui non beve caffè, quindi non è un buon tester, potremmo dire. No, però ti dico le bollite di caffè. Si beve Assaggia. comunque. Io l'ho bevuto poco fa, però non questo. Già, ma il profumo è diversissimo. No, sì, c'è. Sì. È acido. È acido, però mi sto abituando a bere arabica comunque. Vabbè, scusate questa mega premessa sul caffè, però ci sembrava importante. Ne parleremo meglio quando andremo nella regione Del caffè. dell'Eje Cafetero, che è la regione famosa del caffè. Oggi si parte, comunque. Di nuovo. Presto, la mattina. E niente ragazzi, noi siamo pronti a partire. Vediamo come ci va. Adesso ci dirigiamo a Puerto Colombia. Hanno un bel problema qui con la luce elettrica, al punto che non hanno luce da giorni. Allora, devo dire, qui sarebbe stato uno di quei posti dove fermarsi un po' di giorni, 2 o 3 giorni e rilassarsi. Bello, molto bello. Però dobbiamo andare e oggi andiamo a Puerto Colombia, da Puerto Colombia ci sposteremo verso Barranquilla e vediamo, penso che ci fermeremo lì e domani si prosegue, cioè iniziamo ora a muoverci un po' tutti i giorni di modo da recuperare un po' il tempo. Sì, siamo stati un bel po' fermi dalle classi di kitesurf, conoscenze, persone. Sì, conoscere le persone, che fa parte anche del viaggio. Sì, come facciamo noi ci vuole del tempo. Sì. Se devi fermare a conoscere le persone, a parlare dei posti, la situazione economica, Sì. sociale, ci vuole del tempo ragazzi. Ci vuole del tempo e le giornate diventano davvero Lunghe. Cioè, sì, corte. lunghe ma corte, nel senso che non abbiamo tempo per fare niente. Perché tra il lavoro e tutto non rimane tempo per nulla. Abbiamo pagato 4 euro, ragazzi, per fare queste strade che voi direte, ah beh, belle, si pagano. C'è un bel confronto
conflitto, cioè la gente non vuole pagare il pedaggio, si vedono spesso scritti sulle macchine degli sticker con scritto basta pedaggi, la gente non li paga, cose così. È una cosa molto combattuta. Secondo me i servizi buoni vanno anche pagati in un paese dove obiettivamente mancano fondi del governo per tante cose. Però costano un po' troppo. Sono cari, cioè 4 euro è tanto, ragazzi. Cioè, aspettiamo sempre, per chi ci guarda, che il contesto cerchiamo di farvelo conoscere con noi mentre viaggiamo per la Colombia. Però la Colombia è un paese particolare dove la persona che guadagna meno guadagna 300 euro perché è lo stipendio minimo, l'equivalente circa di 300 euro, ma ci sono anche persone che ne guadagnano 2000. Purtroppo c'è un grande stacco fra chi guadagna pochissimo e chi guadagna tanto. 2000 euro, sto parlando, non sto parlando in peso. Quindi di conseguenza la fascia media che magari ne guadagna 700, 600, 500 euro, capite bene che se tutti i giorni si deve fare 4 euro per andare al lavoro, per dire 4, 4, 4, è tanto. Ci sono certe cose che purtroppo qua sono davvero sproporzionate. Trasporti speciali. Qui su un taxi ci portano cose che tra l'altro si stanno muovendo, ragazzi. Pericolosissimo. Puerto Colombia, eccoci. Cioè la gente vi si butta in mezzo alla strada completamente. Chi guida deve stare molto 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 attento. Se vedete una moto che vi viene incontro siete in Colombia. È abbastanza probabile. Questo è Puerto Colombia e ci hanno detto che è abbastanza sviluppato qui il tutto. Però ciò significa anche che bisogna stare un po' attenti perché... Cos'è che dovevamo comprare? L'acqua. L'acqua e le banane. Più avanti c'è pure un'olimpica comunque, ho visto. Pensate che Puerto Colombia è stato fino al 1920 il porto principale di esportazione e importazione del paese. Effettivamente la sua posizione era perfetta finché è diventato Buenaventura. Però perché cosa è successo qui? Praticamente due cose principali. Uno, il governo ha smesso di curare, abbandonando completamente il porto, e due, una questione naturale, ovvero il porto è collassato, probabilmente anche per il terreno argilloso che non ha sostenuto parte del porto, parte della struttura. Il porto principale è diventato Buenaventura, che però è dall'altro lato, sul lato della costa del Pacifico, quindi ovviamente si è persa un po' per anni. La costa atlantica non ha avuto un porto così grande. Viene da Egitto. Stavamo commentando che è molto bello qui. Hanno fatto davvero... Non so perché me l'aspettavo meno bello. Ci hanno detto sì, però non è molto sicuro Puerto Colombia. Ora non so come dormire di notte per strada, però tutta questa zona qui del Muelle, che sarebbe il molo, no? Il molo che vi abbiamo fatto vedere, è veramente sistemata, ma bene bene bene. Ci sono i piccoli chioschetti con le persone che vendono da mangiare, la gente che vende cose, quindi c'è tutto come negli altri paesini, però hanno sistemato, aiuole, ci sono i bagni, ragazzi, c'è il wifi gratis, cioè in tante zone d'Europa non ci sono le piazze con il wifi gratis. Bello bello, bello vedere quello che si può fare quando si sviluppa il turismo, però non un turismo di massa, un turismo così tranquillo. Bello.
tra i vari cognomi degli immigranti c'è anche Cracco, cioè non so se vi ricordate, cioè avete presente, chi lo sa, magari Trisavoli sono arrivati qua, curioso, pieno di cognomi italiani comunque, tantissimi. Pensate che ci sono state diverse proposte per come chiamare Puerto Colombia, appunto, però hanno deciso proprio Francisco Cisneros, colui che fondò questa cittadina, a chiamarlo Puerto Colombia, perché appunto era l'entrata alla Colombia, quindi Puerto Colombia. Altra curiosità, era il terzo porto grande del mondo ai tempi, perché è stato inaugurato nel 1887. Ci troviamo a Puerto Colombia, che fa parte oggi della città metropolitana di Barranquilla, nella regione Atlantico della Colombia. Qui furono create anche le prime ferrovie di tutta la Colombia e di tutto il Sud America, perché il porto proprio sbarcavano dal porto la merce sulla ferrovia e poi dopo venivano trasportate. Inizialmente il ponte misurava 1200 metri dopo la riva, cioè era tantissimo. Poi dopo col passare degli anni si è ridotto di quasi 3 volte, ritrovandosi alla misura finale di 400 metri. Poi dopodiché c'è stata la caduta, è andato in decadenza tutta la struttura per mancanza di manutenzione. Questo poi ha portato anche a il primo assaggio del turismo in tutto questo continente, perché venivano persone da tutto il mondo, asiatici, un po' di tutta l'Europa, tedeschi, svedesi, italiani, tantissimi italiani e tante altre persone di diverse parti del mondo. Quindi è stato anche un inizio del turismo già quasi più di 200 anni fa. Abbiamo appena visto una ciucia, ragazzi, non siamo riusciti a filmarla. È un animale notturno che stranamente a mezzogiorno era uscito dalle mangrovie, però devo dire che è carino questo posto. Questa strada credo che sia abbastanza recente, vedi qui è tutto nuovo, faranno anche dei parcheggi secondo me, cioè qui per esempio secondo me si può dormire. Questo è il faro. Questa struttura in vetro è il faro. Parcheggiati per ammirare il grande faro. Siamo alla Ciénaga de Mallorquín, praticamente poco lontano dal centro di Barranquilla. Tutta questa è la Ciénaga, questa grande area naturale. Questa è tutta acqua e questo è tutto il percorso che si può fare. Mangrovie, spiaggette naturali e queste piccole strutture nuove che hanno costruito per l'essere umano per poter camminare in modo sicuro
in questo spazio. Ci sono sia diversi tipi di mangrovie, vedete qua ci sono diversi tipi come quello rosso, quello nero, quello giallo e Saragossa, che non so come si può tradurre, che sono fondamentali, ricordiamoci, le mangrovie per l'ecosistema. Si possono vedere un sacco di animaletti carini e noi speriamo di vederli. Tra cui si possono vedere 9 specie di pesci, 11 specie di mammiferi, tra cui per esempio gli scoiattoli, come si chiamano, i pipistrelli, mapace, cosa sono i mapace? Procioni. I procioni e altri animaletti, e poi il cangrejo, il granchio violinista, che è un tipo di granchio che esiste in questa zona. Quindi speriamo di vedere, mentre visitiamo, di vedere questi animaletti liberi nel loro habitat. E quindi cosa bisogna fare quando si viene qui? Stare in silenzio e non disturbare la loro vita, il loro habitat naturale. Guardate questi nidi giganteschi alveari sugli alberi. Ce ne sono tantissimi anche lì. Sono nidi di termiti che li costruiscono col fango sopra gli alberi, e ce ne sono un bel po' di diversissime dimensioni che possono essere anche della mia stazza. Oh, un uccello. È un'aquila. Sì. Guardate. Gracias, hasta luego. Adesso ci dirigiamo a Barranquilla. L'obiettivo è dormire lì stanotte lungo la strada, vediamo se il parcheggio è fattibile. Forse vi portiamo vicino a una grandissima star. Vi faremo vedere.